Ciao a tutti, io sono Tiziana, ma puoi chiamarmi Tilly. Oggi facciamo un'arista al miele con l'osso, un taglio spesso, rustico e saporito. La cuociamo direttamente nel coccio, insieme a patate e cipolle caramellate. Facciamo un solo tegame per un risultato da veri chef, da portare direttamente in tavola. Guardate che spettacolo! Allacciamo i grembiuli e cominciamo. Allora, cominciamo affettando 2 cipolle in una teglia. Quelle che avete in casa vanno bene, cioè sarebbero meglio rosso dorate, ma io ce l'ho bianche, quelle dell'orto, e quindi usiamo queste. Ecco qua, anche un po' grossolanamente, fate prima delle fettine, poi ok. Poi ci mettiamo anche o uno spicchio d'aglio o un piccolo aglione come me, sempre a listarella. Ok, dai. Ora mettiamo le cipolle, ci mettiamo un po' d'olio anche sul fondo della teglia e le mettiamo da questa parte le cipolle. Poi dall'altra ci mettiamo 3 patate grandi, questa è una porzione per 3 persone, quella che facciamo di arista. Quindi mettiamo le cipolle a pasta gialla dall'altra parte. Poi sul fondo ci mettiamo anche un po' di salvia, un po' di rosmarino per dar profumo. Io non aggiungo sale sul fondo delle patate perché salo già parecchio l'arista, quindi non voglio esagerare col sale che cada tutta sulle verdure. Poi mettiamo un po' di miele sulle cipolle, 3 cucchiaini, ecco qua. Ora prepariamo l'arista. Io l'ho comprata già lardellata e dal macellaio, quindi da qualsiasi macellaio ve la fa tranquillamente, ma scondita. Quindi adesso mettiamo salamoia bolognese, allora cercate di farla penetrare anche un po' vicino alle ossa. Anche per se me la condisce lui, se no non capisco mai quanto ce n'è o non ce n'è, voglio vedere. Tutte intorno. E anche dai 2 lati. Ah, l'ho tirata fuori dal frigo un'ora prima e mi raccomando tiratela fuori un'ora prima. Adesso con della senape ci mettiamo della senape un bel suono sulla mano e la massaggiamo se vi piace, a noi ci piace così. Qua. Con delicatezza la appoggiamo sulle patate, eccoci, così, e irroriamo con un altro goccino d'olio, più che altro per le patate naturalmente. Ecco fatto, sulle cipolle c'era già. E adesso mettiamo in forno coperto, adesso la copriamo con la castagnola, l'arista non importa che coprite tutto, la mettiamo in modo che si protegga un po' anche il resto ma non sigillato, così, ecco. E la mettiamo in forno e tra un'ora la ricontrolliamo. Ora scopriamo, sfumiamo un attimo con il vino bianco sull'arista e sulle cipolle, così deglassa il fondo anche. E c'è il miele, vi ricordate? Deglassiamo il miele sul fondo, così, ecco. Poi spostiamo un attimo l'arista sulla sua carta e giriamo le patate, ecco, così. Tolgo il rosmarino, la salvia dove è finita? Sarà attaccata all'arista. Ok, deglassiamo bene così. Ecco, adesso metto l'arista dalla parte delle cipolle, anche perché le cipolle ovviamente sono più cotte. Mettiamo anche la salvia, ecco, le mettiamo qua. Ho detto qua, ho sbagliato. Eccoci qua. Voglio vedere un attimo la temperatura dell'arista. Allora, ok, volevo controllare la temperatura dell'arista, come vi dicevo, e ho controllato, siamo ancora a meno di 40, 34, 35 gradi, quindi andiamo pure in forno almeno un'altra mezz'oretta e poi controlliamo. Deve arrivare a 65 gradi al cuore. Secondo check dell'arista, controlliamo il centro, lucissima, così.
64 ci siamo, controlliamo un altro punto, qua addirittura 67, quindi io comincerei già a toglierla. La copriamo. Ho assaggiato le patate, le regoliamo un po' di sale, qua regoliamo anche di pepe e poi adesso copriamo la rissa 10 minuti prima di tagliarla, in modo che trattenga bene e si ridistendano tutti i suoi succhi senza disperderli col taglio. Ok, togliamo le ossa. Qua le nostre 3 ariste, eccoci. Adesso le rimettiamo un attimo sulle patate. Sono super morbide e ben cotte. Buon appetito!